Do il benvenuto in una nuova puntata di Active Podcast. Oggi qua con noi Davide Angiulli, che è un consulente, un professionista della marketing automation e ci spiega un po' come utilizza strumenti come ActiveCampaign per lavorare, come si approccia con il cliente, quindi magari cosa gli consiglia. Entriamo un po' nel profondo di questi strumenti, dato che abbiamo la possibilità di avere un professionista che li usa tutti i giorni. Ciao Davide. Ciao Roberto, grazie mille per l'invito e grazie a tutti e a tutte per l'ascolto in generale di questa puntata. Ok, io direi di iniziare presentandoti un po', quindi spiegando un po' che cosa fai nella vita per lavorare e come ti approcci un po' a questi strumenti, quindi una prima infarinatura su chi sei e cosa fai. Allora, guarda Roberto, questa domanda lo facevo quando ho fatto tante interviste per il podcast e quando me la ritrovo io è sempre una di quelle domande abbastanza complesse, in generale anche, di che cosa ti occupi, almeno nel nostro ambito quando si parla di digitale, è sempre un po' tricky, un po' difficile da definire. Diciamo che nel corso del tempo sono riuscito a definirmi, almeno momentaneamente, come un business growth and automation coach. Quindi qual è il mio lavoro a tutti gli effetti? Io supporto quelli che sono professionisti, imprenditori e aziende nel creare delle strategie in generale, dei processi, delle realtà in cui il business funziona per loro e non il contrario. Che significa? Che utilizzo tre strumenti principali. Quello del coaching strategico, quindi la definizione di una strategia per raggiungere un obiettivo che è stato concordato, la diciamo, mentalità o l'approccio sperimentale, quello che può essere definito il cosiddetto growth hacking, quindi utilizzare ipotesi per andare a testare delle strategie e verificare a tutti gli effetti come funzionano e se funzionano, perché una cosa che mi piace molto spesso dire è che non dobbiamo partire dal questa attività funzionerà sicuramente, ma verifichiamola rispetto alle circostanze in cui ci troviamo. Quindi l'approccio sperimentale ci aiuta a essere meno, diciamo, affezionati all'idea e più invece affezionati a quello che ci porta effettivamente ai risultati. Terzo elemento, che è quello che appunto citavi prima, è l'automazione. Quindi stiamo ormai nell'epoca dell'intelligenza artificiale. Prima dell'intelligenza artificiale avevamo comunque una serie di software come appunto Active Powered che ci permette a tutti gli effetti di poter automatizzare una serie di processi e di conseguenza come attraverso questi strumenti poter rendere appunto il business al servizio di chi l'ha creato piuttosto che invece farlo lavorare, io dico inutilmente, su cose che invece potrebbero essere delegate, automatizzate e di conseguenza scalate. Questo diciamo è la macro attività di cui mi occupo, da cui poi derivano tutta una serie di cose. Come dicevo prima, il podcast, quindi mi piace parlare con imprenditori, imprenditrici, professionisti di una visione dell'imprenditoria che io definisco consapevole, quindi utilizzare il business per il proprio bene, il bene dei propri clienti e di conseguenza del creare un impatto all'interno della società. Quindi c'è sempre questo risvolto del non pensare soltanto al mero ritorno economico, è una parte importante, ma non è diciamo, il toto del fare impresa, almeno dal mio punto di vista. Dopodiché l'organizzazione di eventi di networking, perché come si può sentire dal mio accento, penso si capisca, sono pugliese, quindi in questa zona ancora non ci sono tantissimi punti, momenti in cui ci si può incontrare e parlare di questi argomenti, quindi il creare momenti di dialogo, di relazione basata sui valori. E il terzo elemento è, dato che faccio tanta esperienza, condividerla, quindi attraverso l'attività di formazione che erogo principalmente con un partner con cui collaboro da tanti anni, da 6 anni ormai, che è la Marketing Automation Academy, quindi un'academy interamente verticale sui temi della marketing automation e di come applicare queste strategie alla propria realtà. Sono riuscito a rispondere alla tua domanda in maniera completa? Assolutamente, faccio una precisazione perché molti, purtroppo il mondo del business è pieno di inglesismi, fra cui la parola business stessa. Quindi faccio un paio magari di precisazioni sulla parte di business growth che hai detto inizialmente, quindi ti occupi di questo segmento del marketing. Per chi non lo sapesse, business growth vuol dire semplicemente la capacità di far crescere velocemente diciamo il business di un'azienda, quindi un'attività lavorativa normalmente approcciandosi in maniera specifica sui dati e andando a testare, quindi facendo tanti test in un breve tempo in maniera da cercare quella particolarità che magari riesce a far crescere più velocemente il business, quindi test magari sul prodotto, test su come viene comunicato piuttosto che altro. E sulla parte di invece
coaching che dicevi inizialmente, coaching purtroppo ha preso un po' come guru che Sì. partivano come dei termini positivi e poi si sono trasformati ovviamente in termini, ovviamente non così ovviamente, però diciamo si sono trasformati soprattutto in Italia in termini negativi. Coaching vuol dire semplicemente avere una persona di esperienza che ti affianca in maniera da darti dei suggerimenti e magari aiutarti a impostare il lavoro o darti un'opinione, ovviamente un'opinione da una persona che è all'interno di questo lavoro in maniera da aiutarti, diciamo, a crescere nel tuo business. Sono growth e coaching non vanno per forza insieme, però diciamo che tendenzialmente è una possibilità, cioè se uno è in grado anche poi di spiegare quello che fa, normalmente aggiunge il growth al coaching. Se invece è in grado solo di farlo tecnicamente, fa solo il growth. Esatto. Poi dipende un po', ognuno ha un po' Guarda le Roberto, sue su dinamiche. questo ti faccio una piccola divagazione più che altro per contestualizzare con magari una metafora che molti possono avere più fresca in mente. È presente quando eravamo a scuola e c'era, tra virgolette, l'alunno, l'alunna brava della classe che aveva già fatto quella parte dei compiti, l'aveva sperimentato già per conto suo e poi diceva: Guarda, questa cosa è inutile che la fai come dice il libro perché il libro ti dà tutta una serie di cose inutili. Falla in questo modo perché l'ho provata e il risultato mi usciva. Un po' l'esempio è esattamente quello. Come tu dici, molto spesso il coaching è stato passato anche come metodologia del ti dico cosa devi fare, fidati senza mettere in discussione, mentre invece la parte del metti in discussione è la cosa più importante. Perché io posso averla sperimentata su tanti ambiti, in tante circostanze, ma poi la capacità importante è comprendere come applicare quella strategia, quell'attività nel tuo caso specifico. Sappiamo bene che ogni realtà ha tutta una serie di variabili che non possono essere prese in considerazione perché cambia il settore, cambia la tipologia di clienti, eccetera. Quindi è come poter adattare quella strategia, quella tattica a il caso specifico. È lì che fa la differenza, secondo me, la figura del coach, perché ti aiuta a comprendere come poterlo fare. Se invece ti dà semplicemente la formula del fai così e funziona, io dico sempre mettete in discussione perché bisogna trovare il modo proprio di applicarlo, quindi il proprio modo per la propria realtà. Perché ogni settore ha il suo e anche all'interno di ogni settore ci sono delle dinamiche Esatto. diverse. Cioè, settore automobili, magari un conto è vendere la Fiat Panda, un conto è vendere la Esatto. Ferrari, cambia magari tipologia di cliente, tipologia di approccio, il motivo per il quale comprano la macchina, quindi anche all'interno degli stessi settori stessi ci sono diverse dinamiche che vanno a modificare. Una delle Assolutamente. domande di rito che facciamo è come hai conosciuto Active Powered, come hai conosciuto Active Campaign, se hai prima conosciuto uno piuttosto che l'altro, quindi la faccio anche a te come a tutti, come hai conosciuto Active Power, Active Campaign e come mai magari hai iniziato a utilizzarli. Allora, io ho conosciuto Active Campaign prima, Active Power dopo, perché tempo fa, quando mi sono approcciato al mondo del marketing digitale, quindi parlo di circa una decina d'anni fa, avevo iniziato a fare, oltre, io seguivo già una specialistica in questa tematica, però come potete ben immaginare, le specialistiche in Italia non ti fanno fare sempre delle cose prettamente pratiche, quindi da buono smanettone quale sono, mi sono detto ok, devo indagare anche online cosa posso fare. Quindi sono incappato in alcuni corsi che c'erano online, non mi ricordo se erano su YouTube o su qualche piattaforma, forse Marketers se non ricordo male, dove c'era un micro corso su Active Campaign. Quindi, dato che non avevo mai utilizzato nessun software di marketing automation all'epoca, io all'epoca lavoravo anche in ambito assicurativo, quindi immagina quanto potessi viaggiare con la mente rispetto a cosa potevo fare in quell'ambito con le automazioni, ho scoperto Active Campaign, quindi ho iniziato a comprendere un po' il funzionamento e questa cosa mi affascinava particolarmente perché vedevo la possibilità di creare dei flussi secondo la mia logica che poi in base a quella logica mi permettevano di poter comunicare con le persone. Dopodiché ho scoperto poi Active Powered e da quel momento in realtà non l'ho iniziato a utilizzare immediatamente, ma con alcuni clienti con cui mi sono ritrovato poi nel corso del tempo di utilizzarlo, che avevano già Active Campaign, ho iniziato a studiarlo meglio, a comprendere alcune dinamiche. Ti rendi conto poi che quando utilizzi tanti software di marketing automation, di email marketing avanzata anche, ci sono tanti elementi comuni. Quindi una volta che ne comprendi uno o due, dal terzo in poi praticamente vivi, tra virgolette, di rendita, nel senso che le dinamiche ti sono bene o male familiari. Mentre invece poi l'Active Campaign ha le sue peculiarità, quindi bisogna conoscere per poter comprendere come realizzare quel flusso. Infatti, una delle cose più importanti che dico quando appunto lavoro con imprenditori, professionisti da questo punto di vista è
partiamo da quello che hai già, quindi loro magari avevano già ActiveCampaign, lo ritengo inutile fare un cambiamento o portare su una piattaforma o viceversa portare via da una piattaforma, ma sempre se stai utilizzando questo strumento, utilizzalo al meglio e poi nel caso si fa un cambiamento. Al momento invece tutti i clienti diciamo, che sto seguendo con ActiveCampaign lo stanno felicemente utilizzando da diversi anni, quindi mi trovo anch'io bene di riflesso su questo. E poi per chi non lo sapesse che ogni tanto abbiamo ancora la domanda, la differenza fra Active Powered e Active Campaign. Active Campaign è la piattaforma di marketing automation, quindi tecnicamente è proprio la piattaforma che viene usata per creare le automazioni, inviare le mail e quant'altro. Active Powered siamo rivenditori, quindi siamo consulenti certificati e rivenditori, quello che ci occupiamo noi è semplicemente rivendere la piattaforma e creare un po' delle tecnologie per il mercato italiano e un po' seguire poi tutta l'assistenza dei clienti e poi delle agenzie, dei freelance che hanno a loro volta dei clienti come te e che magari vogliono essere seguiti da noi per vari motivi. Hai notato, è una cosa che chiedo, a noi serve come feedback. Certo. Tu gestisci ActiveCampaign tramite, mi pare, noi di ActivePowered, vado a memoria, ma correggimi se sbaglio. Se non ricordo male, sì, in realtà ho alcuni clienti che si appoggiano a Active Powered, alcuni clienti che invece sono direttamente con Active Campaign. Ok, hai trovato differenze, problematiche da un lato piuttosto che l'altro? Io lo prendo come feedback, nel senso che è una cosa che chiedo perché giustamente tanti che vengono qua intervistati magari usano ActiveCampaign tramite noi, o magari non lo usano, poi Ehm, dipende un po'. differenza sostanziale, penso in realtà, per quanto mi ricordo, per quanto ho a che fare ultimamente con alcuni clienti che hanno questa differenza, è nella velocità dell'assistenza, perché ovviamente Active Campaign, se non ricordo male, la richiesta è sempre in inglese, deve passare dal supporto e via discorrendo, mentre invece aver il contatto diretto con Active Powered ci permette più velocemente, uno, di farci comprendere, perché molto spesso la problematica che abbiamo tradotta perde già di potenza, mentre invece avere un'assistenza in italiano ti facilita anche nella spiegazione e la velocità di risoluzione, perché ovviamente spiegando più velocemente si comprende più facilmente e bene o male poi le casistiche rientrano, quindi tendenzialmente anche nel mercato italiano abbiamo delle tipologie di utilizzo con delle casistiche, quindi buona parte, l'80-90% è già stata affrontata, quindi è più veloce da risolvere. Questo è importante perché soprattutto quando si va online, quindi si fa un lancio, si decide di un'automazione, renderla ricorrente e si fa il primo periodo di test, se noti che qualcosa non sta funzionando, ma di cui non ti eri reso conto prima in fase di progettazione, avere un intervento veloce ti aiuta tanto nel risolverlo subito e poterla rilanciare, altrimenti devi rifermare, rimettere in discussione, comprendere cosa è successo, allunga molto, diciamo, il cosiddetto brodo, mentre invece avere un'assistenza e un riscontro immediato che ti comprende subito ti permette anche di fare meno errori. Mi è capitato anche in passato di fare delle modifiche derivanti diciamo, da una richiesta di assistenza tramite traduzione, però non era esattamente la modifica necessaria per quel caso, perché magari non era stata correttamente interpretata. Quindi è stata fatta una modifica, non funzionava lo stesso, quindi sono state fatte due o tre modifiche rispetto invece a farne una e ripartire velocemente. Quindi quello, come dicevi giustamente prima, parlando di growth, di tempistiche, di test veloci, la velocità ci aiuta, quindi più è veloce, più è immediato la comprensione della problematica e della risoluzione, meglio è. Sì, diciamo che essendo comunque una piattaforma complessa per quanto alla portata di tutti, però oggettivamente più vai avanti, più elabori, più fai cose, più possono diventare dei complessi dei passaggi e anche poi andarli a spiegare può essere non così banale. Poi, proprio per questo che poi noi abbiamo anche come l'assistenza quella telefonica, perché magari è più semplice alzare il telefono e parlare con qualcuno piuttosto Anche che se non siamo più sta lì a aprire il abituati, però alzare il telefono è la cosa migliore a a tanti volte. dà fastidio, infatti abbiamo messo la chat perché c'è chi preferisce parlare, un po' la sindrome del pizzaiolo, no? Quando tu chiami e nessuno vuole chiamare per ordinare le pizze perché hanno paura di incantarsi, è un po' questa cosa qua. E internet sicuramente l'ha accentuata, noi abbiamo anche aperto il canale di chat e quello di ticket ovviamente, così uno se non te la senti o non hai voglia di parlare con qualcuno lo puoi fare, però oggettivamente a volte cioè, 2 minuti di chiamata ti risolvono 4 giorni di ticket perché ora che tu ti spieghi, noi capiamo e magari dall'altra parte non sono proprio super precisi nel spiegare la problematica, la piattaforma sicuramente ha tante opzioni, quindi ti dà possibilità di avere la stessa cosa fatta in 10 modi diversi, quindi bisogna un po' capire. Entriamo un po' più nel dettaglio nella tua attività. Allora, tu sei un freelance, quindi lavori in autonomia e ti occupi un po' di seguire le aziende.
come le segui, nel senso, che cosa andate a fare insieme, perché uno si rivolge a te, insomma, la presentazione un po' di quello che fai in maniera da un po' più specifica per capire la tua tipologia di attività. Abbiamo parlato di crescita, abbiamo parlato di coaching, però tante volte, sai, ok, crescita, coaching, però in Che sostanza, in significa? soldoni, in pratica, che cosa fai tu nella vita? Allora, guarda, in realtà nel corso del tempo la metodologia che ho affinato mi permette di agire in maniera abbastanza snella, nel senso che la prima cosa importante, soprattutto proprio nella metodologia del growth hacking, è quella di partire dall'analisi iniziale, ovvero capire, ok, con un cliente quali risorse ha a disposizione, cosa ha fatto nel frattempo, quali sono gli obiettivi che vuole realizzare, quali strumenti può utilizzare e in quali potrebbe investire. Quindi avere un assessment iniziale per comprendere, ok, dove ci troviamo, perché l'attività strategica è un po' come quando devi andare a fare una gita. Se tu non sai da dove stai partendo, dove devi arrivare, è difficile comprendere se devi fare benzina lungo la strada, quante volte devi fermare, se il mezzo che hai scelto è quello giusto. Quindi partiamo dal dove siamo in questo momento e cosa abbiamo a disposizione. Comprendiamo dove vogliamo andare e di conseguenza cosa facciamo? Andiamo ad impostare una serie di sprint, li chiamo, che in realtà è il termine poi più corretto per poter definire, in cui una volta compreso la situazione iniziale, definita una strategia di riferimento che posso definire una minimum viable strategy, quindi una strategia minima fattibile, è la strategia più piccola che possiamo realizzare nel più veloce tempo possibile, che poi ci permette di convalidarla, quindi di essere sicuri che quella parte strategica sia confermata, su cui poi andiamo a montare tanti altri piccoli pezzettini. Perché questa metodologia? Perché molto spesso cosa succede? Si tendono a fare le famose strategie giganti, sono dei colossi, di tirannosauri che ci mettono un anno e mezzo, due per essere montate completamente, senza testarle, perché devono essere prima tutte quante complete, e quando poi vengono testate a tutti gli effetti, cosa succede? Che si rivelano magari essere fallaci rispetto a qualche elemento, oppure le abbiamo montate con troppo tempo e di conseguenza il punto iniziale in cui eravamo quando le abbiamo pensate non è più il punto in cui ci troviamo adesso che la strategia è completata. Quindi ridurre il tempo tra l'analisi iniziale che abbiamo fatto e la messa a terra della strategia ci permette di convalidare delle ipotesi importanti, quindi comprendere se effettivamente il cliente segue il percorso che abbiamo fatto, il percorso che abbiamo fatto ci permette di avere dei tassi di conversione di un certo tipo e sulla base di quelle informazioni comprendere se dobbiamo fare già delle piccole modifiche oppure possiamo confermare quella base e poi creare delle complicazioni, tra virgolette, sopra. Quindi si parte sempre da una strategia molto semplice e molto veloce che può essere implementata in un mese e mezzo, dipende ovviamente dalle tipologie, dipende dal materiale disponibile, dalle figure magari che possono collaborare, perché in questo caso, come dicevo, il mio supporto è uno supporto strategico. Una cosa che mi piace molto spesso anche dire è che non faccio la parte operativa, che significa che faccio sì che la persona apprenda, grazie al mio supporto, come poter intervenire sulla piattaforma, come poter intervenire nella creazione dei contenuti, nel tutto quello che riguarda, diciamo, la concretizzazione della strategia, ma non mi sostituisco a lui o al suo team, perché altrimenti rischierei di fare degli ostaggi, ovvero ti faccio io tutto quanto, poi se io vado via, ti trovi con un pugno di mosche. Questa cosa non mi piace particolarmente, preferisco che una persona, se voglia lavorare con me, continua a scegliermi perché continuo a portare del valore aggiunto, quindi insieme faccio comprendere dove si trova, faccio comprendere quella strategia, perché la concordiamo insieme, la andiamo a realizzare e poi sulla base di quella strategia che poi l'imprenditore, il professionista con chi l'abbiamo realizzata ne è diventato padrone, costruiamo poi delle parti strategiche ulteriori. Quindi un esempio quale può essere un flusso di lead generation base, in cui l'obiettivo è trasformare il traffico che non possediamo in traffico che possediamo, quindi il traffico che deriva da piattaforme come Google, Meta, eccetera, che tendenzialmente dobbiamo pagare, dobbiamo creare contenuti per portare sul nostro sito, cerchiamo di capitalizzarlo, quindi di ottenere un indirizzo email e un numero di telefono per poter parlare con loro, a prescindere che utilizziamo diciamo, investiamo in altro advertising o nella creazione di contenuti. Una volta fatta questa cosa, quindi concretizzato che abbiamo un passaggio
da fonte di traffico al nostro database, lì possiamo andare a fare delle modifiche, quindi andare a comprendere se utilizzare altri canali, vedere altri canali come ci permettono di fare questa trasformazione, se utilizzare uno strumento tipo un lead magnet rispetto magari a una richiesta di maggiori informazioni. Ovviamente l'ho fatta super basic per poter rimanere nell'aspetto più semplice possibile, però ovviamente queste cose possono essere fatte poi anche a livello di qualificazione, di conversione, quindi da contatto a cliente, nella fidelizzazione, quindi da cliente a cliente che ha acquistato da noi più e più volte, e di conseguenza la parte centrale di tutta l'attività è nel continuare a creare questi esperimenti. Tendenzialmente, come dicevo, lavoro per sprint che durano circa 3 mesi, perché in 3 mesi, che per chi ha letto il libro 12 Week Year è un po' un micro anno in qualche modo, ci permette di avere già un risultato molto importante su una parte della strategia. Quindi capiamo dove siamo, qual è l'obiettivo, quale punto specifico su cui vogliamo andare a lavorare, creiamo una minima strategia e la sperimentiamo, la implementiamo. Quando siamo sicuri passiamo a uno step successivo e quindi o andiamo più avanti o diciamo, costruiamo in verticale andando a renderla un po' più complicata rispetto la parte iniziale. E ovviamente alla fine di ogni periodo di attività c'è sempre, come dicevi prima, la misurazione, quindi da dove siamo partiti, dove siamo adesso, rispetto al punto finale siamo sulla strada giusta, dobbiamo fare una piccola modifica, siamo andati troppo veloci, quindi possiamo spingerci ancora un pochettino più in là, quindi da quello dipende poi il risultato finale. La velocità nel portare avanti queste attività secondo me è molto importante. Come dicevi prima, il rischio di portare avanti delle attività per troppo tempo fa in modo che quando io parto, ho pensato l'attività in una determinata maniera, la metto in pista, se ci metto 8 mesi, quando io ho finito di creare tutto quello che sto creando, rischio che non sia più attuale, cioè quello che ho pensato Esatto. inizialmente non va più, quindi devi rivedere tutto e allungare ulteriormente i tempi, alla fine ci metti un anno per tirare insieme una strategia. Però sembra, 4 mesi sembra un tempo molto ampio per portare avanti una strategia di questa tipologia, quindi bisogna sempre un po' riuscire a capire quanto tempo effettivamente ci vuole a fare determinate cose. Come hai detto te, la parte di testing è molto importante e richiede del tempo, quindi ovviamente delle tempistiche sono inevitabili perché la parte di testing banalmente non posso testare una cosa una settimana, non avrei i dati per riuscire a capire com'è andata. E d'altro lato mi ci vuole anche del tempo che le persone purtroppo non prendono mai, secondo me, in considerazione per creare tutta la parte di misurazione, perché un conto è lancio la mia campagna e quindi con tutto quello che ho creato, un conto è ho un piano di misurazione sotto per capire se poi quello che andrò a fare quando la campagna è attiva riesce a performare, cioè come determino il fatto che questa campagna stia performando. Certo, i lead che genera sono un parametro, però non può essere l'unico e devi riuscire a misurare un po' anche il mezzo. Quindi riuscire a capire quanto deve essere grande l'automazione o comunque quanto deve essere grande la strategia iniziale, quanto tempo devo allocare per andare a misurare e quanto tempo mi impiegherà il test, però non posso impiegarci troppo tempo perché sennò vado oltre tempistiche massime e quello che sto facendo non è più attuale rispetto magari al mio business, al mercato. Poi adesso il mercato cambia talmente velocemente anche con l'AI, ancora più velocemente. Tante cose che prima facevi in una settimana adesso le fai in un giorno, anche grazie a strumenti che ti permettono di velocizzare le ricerche di mercato piuttosto che altre cose. Forse qua la parte di coaching è importante, la parte di avere un professionista che ti indirizza e ti dice perfetto, guarda che i tasselli sono questi, ogni tassello richiede tot tempo, mettiamo nero su bianco che cosa devi fare per riuscire a raggiungere il tuo obiettivo e quindi ti porto mano nella mano a cercare di capire come fare. Probabilmente poi è questa, secondo me, ma dimmi te, il fulcro della tua attività, cioè riuscire a portare la tua esperienza e dire al cliente, ok, guarda che ci può volere tot per fare questa operazione qua e mi aspetto questi risultati. Guarda, Roberto, assolutamente, il livello, diciamo, la questione tempo è fondamentale, perché, come dicevi giustamente tu, la cosa più corretta che ho compreso attraverso la mia attività è il ragionare a livello di range, quindi darci un tempo minimo
e un tempo anche massimo, perché un tempo minimo ci serve a far sì che non facciamo la cosa in maniera approssimativa. Perché capita molto spesso di dire sì, sì, l'analisi facciamola, ci mettiamo 2 settimane, la facciamo con l'intelligenza artificiale, abbiamo tutto, possiamo partire. Il problema è che se ci mettiamo troppo poco tempo, anche noi abbiamo assimilato non completamente le informazioni che abbiamo individuato, abbiamo analizzato, abbiamo ricercato. Quindi ci serve studiare un minimo quella parte per esserne padroni. Dall'altra parte, avere anche un tetto massimo ci aiuta a fare che cosa? A evitare quella che io chiamo la paralisi dell'analisi, in cui continui a ricercare continue informazioni perché entri sempre più nel dettaglio, però quelle informazioni poi effettivamente non sono pareto efficienti. Quindi sono un po' quell'80% che però contribuisce soltanto a quel 20% finale. Quindi, da un certo punto di vista, la figura di un coach ti aiuta a comprendere anche quando stai deviando eccessivamente, quindi quando non stai magari facendo un'analisi corretta, ma anche quando stai scendendo un po' troppo nel dettaglio. Quindi è, diciamo, il famoso trovare la via di mezzo. Io sono buddista, quindi per me il concetto di via di mezzo mi viene sempre molto caro. Da questo punto di vista, quindi è importante comprendere questa dinamica e soprattutto poi, come dici tu giustamente, nella fase di test. La fase di test anche, se io voglio fare tanti test veloci, ma non ho un sito, una realtà che comunque mi genera molto traffico, per poter raggiungere una soglia di significatività, quindi un numero di persone che interagisce con la mia strategia, tale per cui riesco a trarre delle conclusioni, ovviamente rischio di fare che cosa? Di prendere delle decisioni in anticipo o di cambiare le carte quando ancora non si sono rivelate un pochettino le dinamiche. Io tendenzialmente come livello spannometrico per poter definire se già stiamo in un ordine di poter prendere alcune decisioni oppure no, considero almeno le 1000 visualizzazioni, 1000 compilazioni, quindi il numero 1000 ci aiuta un po' ad avere una considerazione. Se invece abbiamo 50, 100 compilazioni, sì, ci può dare un'indicazione, però molto spesso rispetto ai numeri medi potrebbe essere troppo basso, quindi attendiamo per poter prendere delle decisioni. Anche lì quindi è importante avere un tempo minimo, anche un tempo massimo, cioè darsi, come dicevo, un limite magari di 3 mesi in cui in 3 mesi abbiamo visto svilupparsi delle dinamiche, abbiamo compreso anche noi come ci rapportiamo rispetto alla strategia. Questa è una cosa anche importante, che spesso cosa succede? La strategia viene creata sulla base di situazioni diverse da quelle della realtà. Quindi se io sono un imprenditore che ha una tipologia di attività con un team di un certo tipo, vive in un certo mercato e crea una strategia che non si basa su queste considerazioni, ma su qualcosa di completamente diverso da cui sono abituato, cosa farò? Farò un muro rispetto a quella strategia, avrò il famoso effetto elastico, inizierò ad adottarla, ma poi pian piano tornerò da dove sono partito. Quindi anche l'applicazione strategica deve essere graduale per permettermi sempre di più di andare oltre quella che è la mia zona di comfort. Quindi per diventare, come dicevo, abituarmi a quella nuova strategia, farla mia e di conseguenza poter fare un passo avanti. E altrimenti è come se io faccio uno sprint soltanto senza essermi mai allenato e poi non corro più per un anno intero. Non ha tanto senso. Porta le persone a bruciarsi e bruciare tempo, risorse, team, qualsiasi altra cosa, mentre invece l'ottica del business dovrebbe essere, almeno dal mio punto di vista, al più lungo termine possibile, quindi una bella maratona e quindi bisogna conservare le energie, utilizzarle quando serve, piuttosto che impiegarle troppo velocemente. Provo a farti una domanda che non so se a livello di memoria te lo ricordi. Quando sei partito con queste piattaforme di mail marketing, automation marketing, eccetera, ti ricordi qual è il problema iniziale che ti ha portato a dire ho bisogno di qualcosa che mi automatizza il lavoro? Ti faccio un esempio nel mio caso specifico, io ero dipendente all'epoca in un'azienda di informatica e avevo due necessità. La necessità di iniziare a collezionare un po' di mail di persone che potessero essere interessate a quello che io avevo da dire e riuscire a misurare se quando io scrivevo la mia newsletter settimanale avevo un riscontro. E però l'altra necessità che avevo era, mi piacerebbe creare diciamo
mail settimanale, non la chiamo newsletter, una mail settimanale o mensile, io l'avevo chiamata emergenza digitale perché avevo una problematica. La problematica era che spesso i miei clienti ricevevano delle mail di spam di vario tipo che andavano dal principe nigeriano a cose un po' più credibili come il Corriere BRT che ti diceva che il pacco era fermo in dogana, e poi se tu effettivamente hai ordinato un pacco era una cosa credibile. E quindi spiegare a queste persone: guarda, attenzione in questo periodo, perché poi tutte queste casistiche erano abbastanza, si concentravano in determinati periodi. Allora io mandavo delle mail in questa emergenza digitale in cui dicevo: attenzione, stanno girando queste mail di spam, quindi se ti sta arrivando una mail dal Corriere puoi verificare se è lecita in questa maniera, e davo una serie di informazioni. E però io volevo misurare, uno, se effettivamente questa mail aveva un riscontro dall'altra parte, se interessava, e due, se magari un domani poteva essere trasformata in un qualcosa a pagamento, del tipo abbonati a 1 euro al mese e ti arrivano queste mail che ti danno una mano a non cadere in truffe di varia tipologia. Quindi io mi sono approcciato nel mio caso specifico, alla mail marketing automation, proprio per andare ad automatizzare sia i vari flussi, sia per andare a cercare di analizzare i risultati e capire se quello che stavo facendo era tempo sprecato o effettivamente dall'altra parte c'era un risultato. Nel caso di emergenza digitale, per esempio, il risultato lo vedevo perché ogni volta che io facevo un invio, le persone mi rispondevano e mi dicevano: grazie, mi è capitato, grazie, mi è utile la tua mail. Oppure mi dicevano banalmente: guarda che ho ricevuto questa, secondo te è giusta o non è giusta? E poi io dicevo: guarda, secondo me vai tranquillo, piuttosto che cancellala. Quindi questa è stata la mia esperienza iniziale del perché mi sono approcciato un po' a questa marketing automation. Io invece mi sono, diciamo, avvicinato alla marketing automation, come ti dicevo, nell'ambito dell'assicurazione, perché a suo tempo, quindi un po' di tempo fa, mi occupavo di consulenza assicurativa, perché la mia famiglia aveva un'agenzia di assicurazione, quindi tutto il mio percorso di studi era orientato in quella direzione, solo che a me non piaceva tanto l'ambito delle assicurazioni per le auto, e quindi mi ero specializzato in una particolare tipologia di assicurazione che era quella per i professionisti, quindi commercialisti, avvocati, medici. Cosa avevo notato? Che era una polizza anche abbastanza tranquilla da gestire, che però richiedeva ovviamente il fatto che bisognasse chiedere il pagamento in una determinata scadenza, quindi avere tutta una serie di documenti già pronti per essere inviati, firmati, ricevuti, eccetera. E di Di che conseguenza anno cosa ho notato? parliamo per avere un contesto temporale? 2016. Sì, sì. 2016. 2016. 2016, poi diciamo è andata avanti forse questa cosa fino al 2018, e perché poi ho iniziato la mia attività, diciamo, personale, o meglio, ho iniziato a fare l'attività partendo dall'ambito assicurativo. Tutto quello che sperimentavo nelle automazioni dell'ambito assicurativo poi me le sono portate come, diciamo, attività di consulenza in generale. Però proprio in questo ambito cosa avevo notato? È che dovevo mandare queste mail tutte uguali a circa un'ottantina, una novantina di persone a tranche. Quindi mi ero creato un bel foglio Excel, avevo il mio template email su Gmail che avevo già scritto, già inseriti i documenti, eccetera. Quindi cosa facevo? Mi ero creato tutta una serie di colonne con primo invio, secondo invio, terzo invio, la persona ha risposto, mi ha pagato, non mi ha pagato, eccetera. E mi sono detto, ma ci sarà uno strumento che mi può aiutare a fare questa cosa senza che lo faccia manualmente? Perché altrimenti cosa avevo fatto fino a quel momento? In maniera molto, diciamo, maccheronica, se vogliamo così chiamarla. Io facevo la prima mail in cui mandavo la mail a tutti quanti questi medici, ovviamente in CCN, per evitare che ricevessero l'altro indirizzo per avvisare della scadenza. Mi rispondevano, quindi riprendevo il foglio, controllavo chi mi avesse risposto, eccetera, e quindi depennavo chi mi avesse risposto e la rimandavo magari 15 giorni dopo alle persone che non mi avevano ancora risposto, fino ad arrivare praticamente a scadenza e poi dopo le scadenze. Quindi avevo fatto a tutti gli effetti quella che può essere chiamata adesso una sequenza di avvicinamento al pagamento e poi di riscossione del pagamento, diciamo, successiva alla data. Una sequenza che adesso con strumenti come ActiveCampaign ci metti poco a poter realizzare, i template delle varie mail automatizzare, e poi in base a ogni azione tiri fuori quella persona dall'automation stessa, perché magari appunto ha effettuato il pagamento, ti ha firmato il documento. Quindi per me l'esigenza era quella. Io non volevo inviare
chissà quante mail a ogni persona e stare sempre a fare questo discorso, mentre invece mi sono iniziato a informare se ci fossero degli strumenti che mi permettessero di poter realizzare la stessa cosa. Inizialmente mi ero orientato verso delle estensioni di Google Chrome che funzionavano, tra virgolette, come pseudo email marketing, diciamo, ti rendevano Chrome un po' più, scusami, Google Gmail un po' più potenziato. Quindi utilizzavo Gmail, l'estensione che me lo potenziava. Però mi ritrovavo sempre con questa difficoltà, dover sempre poi riprendere, rifare queste considerazioni e quindi poi sono arrivato a fare i corsi per comprendere cosa potesse aiutarmi, ho trovato ActiveCampaign, ho trovato ovviamente ho visto anche altri software per comprendere quale facesse più al mio caso, quindi in generale è stato lì che si è accesa la lampadina del ma sono veramente costretto a mandare tutte queste comunicazioni una alla volta o in batch rispetto invece ad automatizzare il flusso una volta e vedere i risultati come stanno andando, quindi controllare chi ha pagato e chi non ha pagato, eccetera, perché poi tanto alla fine della fiera, quindi scaduti 30 giorni dopo la scadenza della polizza, potevo tirare una linea e dire ok, di 80 persone mi hanno pagato 70, 10 sono fuori dai tempi, chi ha avuto un sinistro, chi non ha avuto un sinistro, tutte cose ovviamente un po' più tecniche, però mi permetteva di fare a tutti gli effetti un'analisi. Io avevo fatto esattamente il processo che ti ho descritto prima, quindi capivo qual era la mia necessità, quali erano le mie risorse a disposizione, creato inizialmente un test che avevo verificato mi permettesse di contattare queste persone e una volta fatta questa strategia mi sono detto ok, ma c'è uno strumento che mi aiuta, quindi anche ritornando sull'aspetto della metodologia, è sempre lo strumento che sto utilizzando a questo momento, lo so usare bene? Sì, perfetto. Una volta che l'ho padroneggiato, mi sono reso conto che utilizzandolo c'è qualche limite, quindi deve evolvere anche lo strumento, perché molto spesso cosa succede? Penso che anche tu l'abbia riscontrato. Si sceglie lo strumento rispetto alla strategia, mentre invece lo strumento, appunto, strumento di mail marketing, marketing automation, è diciamo, molto legato alla strategia. Quindi prima definiamo la strategia e poi comprendiamo se lo strumento che abbiamo ci permette di realizzare quella strategia oppure utilizziamo quello che abbiamo al momento, comprendiamo le dinamiche per poi evolverlo. Quindi utilizzeremo molto più facilmente uno strumento che sappiamo di dover utilizzare e ci risolve tanti problemi rispetto a utilizzarlo perché lo utilizzano tutti e poi ne sfruttiamo magari soltanto l'1%. Certo, tu sei partito direttamente con ActiveCampaign o sei partito con un altro software prima e poi sei passato ad ActiveCampaign col tempo? Io sono partito inizialmente con MailerLite perché aveva un buon piano gratuito da cui poter iniziare per il numero di contatti che avevo e aveva il minimo di automazioni necessarie che a me avrebbero fatto comodo. Ovviamente poi utilizzandolo mi aveva risolto delle situazioni e quindi mi è stato più facile poi andare verso ActiveCampaign. Ho molti clienti con cui diciamo, lavoro, tendenzialmente utilizzano software come MailChimp, a volte utilizzo il mio stesso sistema di Gmail, però siamo nel 2025, quindi è un problema e di conseguenza in base all'analisi iniziale comprendo anche quanto è grande il loro database, quali sono le attività che dovrebbero fare e lì è più facile dire guarda, passate direttamente da ActiveCampaign perché vi permette di fare subito queste cose, oppure invece se sono ancora molto acerbi bisogna prima fare un passaggio, come dicevo, intermedio, quindi fargli sperimentare una versione un po' più light per poi passare invece a qualcosa a pagamento. Il perché, ripeto, deriva dal se io sono consapevole del valore che mi sta dando, sono disposto a pagare anche la cifra di un abbonamento, per esempio, per ActiveCampaign. Ma se non l'ho mai utilizzato e non vedo differenza tra il mandare le mail con Gmail e le DEM con MailChimp, MailerLite di turno, qual è il problema? Che penserò che ActiveCampaign mi costi troppo, mentre invece la percezione che deve avere è che ActiveCampaign o qualsiasi strumento voglio utilizzare è un buon investimento perché mi permette di rientrare almeno del doppio rispetto a quanto sto investendo per il software. Mi rendo conto, è una parte molto sottile, però mi rendo conto che quando le persone si approcciano in questo modo al software, poi lo mantengono per più tempo, mentre altrimenti il rischio qual è? Che fanno l'abbonamento per un anno, non l'hanno utilizzato e lo disdicono, mentre invece il contrario ci aiuta un po' di più. Sì, il problema del costo è sempre molto relativo a come utilizzi la piattaforma e poi anche al tuo approccio. Se sei uno studente e ti devi fare la newsletter settimanale perché vuoi iniziare a scrivere qualcosa,
cioè, forse a T-Campaign non ti serve a niente, a quel Ah, punto ti prendi Substack, è gratis, fa solo quello e anzi magari in quel contesto specifico ti è molto più utile rispetto a una T-Campaign perché Substack ti dà anche una parte di discovery, mentre a T-Campaign la gente da metterci dentro te la devi trovare te. Anche in Substack però diciamo che ti dà forse un po' più in avanti da quel punto di vista perché è un'altra tipologia di esatto. piattaforma. Certo che se invece vuoi usare una piattaforma a pagamento, poi lasciando stare che poi parliamo di 15 euro al mese sul piano base, quindi non è che parliamo di miliardi di euro, però tanti magari hanno una lista già più corposa, quindi comunque il costo di abbonamento iniziale magari non è così basso perché a T-Campaign lo paghi in base ai contatti, se ci metti dentro 100.000 contatti non è che te lo regalano, non sei in grado di magari capire come poterla convertire questa lista, quindi ti sembra di pagare una cifra molto alta per inviare delle mail, però probabilmente non stai lavorando nella maniera corretta. Poi tanti hanno questa fissa di voler mettere la lista contatti di tutti i contatti presi negli ultimi 40 anni, importati dal biglietto da visita che neanche sanno chi sei, però tu hai il loro Esatto. contatto perché te lo sei memorizzato. E allora lì spiegare, guarda che prima cioè, 100.000 contatti così sono inutili, è meglio averne 1.000, però fatti con un determinato criterio che si aspettano di ricevere le tue mail e a cui puoi magari proporre anche quello che fai, perché magari quello che 40 anni fa hai preso il contatto, magari è anche morto nel frattempo e tu hai lì un contatto che stai pagando. Quindi io adesso esagero, però effettivamente tanti business poi sono, magari hanno una tempistica di poter erogare il servizio, cioè se io faccio matrimoni e mi sono proposto alla festa, alla fiera degli sposi del 2001, cioè questi hanno fatto tempo a divorziare, quindi è inutile che gli scrivi ancora per il servizio fotografico perché Esatto. questi ormai è andata la quaglia. Poi magari puoi proporre il servizio per il 18° dei figli, però quelli poi è un altro discorso. Diciamo Quindi che non è lo sicuramente strumento che fa la differenza, nel senso lo strumento fa la differenza nel momento in cui hai una strategia chiara dietro. Se invece pensi che soltanto perché stai utilizzando quello strumento allora ti si risolva tutto, purtroppo è un po' il paradosso della bacchetta magica, che tu pensi che utilizzando quello strumento, tac, funzionerà tutto. No, cioè ci vuole pensiero strategico dietro, comprendere come poter realizzare quello che hai in mente, comprendere se lo strumento è corretto in questo momento storico oppure no. Come tu giustamente dicevi, non soltanto lo strumento, ma anche la persona con cui vuoi parlare. Per esempio, in questo periodo con un cliente stavamo facendo un test su una strategia che io chiamo Wake Cold Leads, quindi lo svegliare i lead che sono un po' addormentati, che può essere chiamata anche la risveglia zombie, chiamiamola così, proprio perché aveva un database molto ampio proprio su ActiveCampaign. E ci siamo detti, ok, ma verifichiamo se ha senso mandare le nostre comunicazioni a tutti quanti, perché qual è il rischio quando mandi le comunicazioni a un database che tendenzialmente è addormentato? È che potresti avere delle performance non corrette rispetto a quelle che in realtà sono le persone attive. Quindi tu hai, facciamo un esempio, 100.000 utenti di cui soltanto però 50.000 sono attivi. Le tue performance però sono calcolate sempre su 100.000 utenti, mentre in realtà la performance reale è da calcolare su 50.000. Quindi una buona attività che può essere fatta è appunto la risveglia zombie. Io cerco di comprendere il mio database se è tutto quanto attivo o se una porzione del database è effettivamente attiva oppure è addormentata. Come lo faccio? Attraverso magari una sequenza volta a far interagire con una mia mail, quindi aprirla, cliccarla, fare un'azione specifica o darmi nuovamente magari il consenso, in modo tale che da quel momento in poi io considero quella persona a tutti gli effetti attiva. Se le persone però non aprono nessuna delle mie mail, non fanno l'azione che ho richiesto, eccetera, io posso anche valutare se cancellare quei contatti. Molti imprenditori, professionisti fanno un po' di storia, ah cavolo, devo cancellare questi contatti, ci ho messo tanto tempo. Sì, però sono persone che non interagiscono, sono persone che anche se tu ci dai il loro contatto, non stanno facendo niente da 6 mesi, un anno, 2 anni, dipende ovviamente poi da settore a settore, perché per altri settori potrebbe essere anche 5 mesi il fatto che sono addormentati, o 2 mesi o 3 mesi a seconda della circostanza, magari 2 mesi un po' troppo, però diciamo è relativo al settore. Però rimuovere coloro che non sono inattivi e far sì che possano magari rientrare in un secondo momento attraverso un altro percorso che ho creato e comunicare solo e soltanto le persone che effettivamente sono attive, sono in target, mi permette, uno, di risparmiare a volte anche sulle licenze, due, di poter essere sicuro che quello che sto comunicando
mi sarà dato un feedback da chi è realmente interessato. Quindi meglio avere un database pulito, più piccolo, rispetto invece a un database gigante che però rappresenta un po' una vanity matrix. È come quando noi sui social diciamo ho 1 milione di follower, però effettivamente ho un tasso di engagement molto molto basso. Quello che conta in realtà non è quanti follower ho, ma con quante persone poi riesco a creare una relazione a tutti gli effetti. Sì, la differenza è che però i follower non li paghi su una piattaforma di marketing automation, quelli li paghi, quindi poi diventano Esatto, anche un è una costo grossa vivo differenza. da dover giustificare, ecco. Io ti avevo anticipato che magari ti avrei chiesto qualche implementazione tecnica che hai fatto con ActiveCampaign, perché io penso che chi ci ascolta magari può prendere spunto e dire, ma questa cosa che ha fatto effettivamente potrebbe essere utile anche a me, so che hai preparato anche qualche dato da poter condividere. Prima di partire con questo, però, ti volevo chiedere come mai ActiveCampaign, cioè piattaforme di marketing automation ce ne sono tante, sono 100.000 se non di più. Però tu hai scelto comunque per almeno alcuni dei tuoi clienti e per quello che fai te di utilizzare poi ActiveCampaign come strumento. Una domanda che poi magari molti si fanno è perché ActiveCampaign, perché non un altro? Allora, ActiveCampaign al momento io l'ho selezionato come software da poter utilizzare perché si integra molto bene con altri strumenti. Per esempio con un cliente che utilizza Salesforce attraverso Zapier ci permette di mandare dati direttamente su Salesforce, quindi riusciamo ad avere delle dashboard poi della rappresentazione dei dati che ci aiutano nel prendere decisioni, quindi questa parte è molto importante nel tracciamento dei vari percorsi. Ehm, Personalmente poi ci aiuta anche molto la parte di visualizzazione del flusso, quindi è molto ordinato nel trigger iniziale, nelle condizioni che utilizziamo per poter andare poi a inviare le diverse comunicazioni. Da quel punto di vista ci aiuta anche la gestione delle liste e dei tag che ci aiutano poi a poter fare delle segmentazioni più precise, mentre invece altri strumenti da questo punto di vista sono un po' più carenti sia dal punto di vista della gestione delle liste e dei tag, molto spesso o hanno le liste o hanno i tag, principalmente hanno le liste, mentre invece il tag ci aiuta perché è un'etichetta che noi affidiamo perché magari ha fatto un'azione specifica, quindi non ci serve avere tante liste di persone che hanno fatto quell'azione, ma ci serve invece vedere delle persone che fanno parte di una lista, chi ha fatto qualcosa rispetto a chi no. E soprattutto, come dicevo, perché poi, essendo facilmente integrabile, noi possiamo avere come strumento di email marketing e marketing automation ActiveCampaign che poi si collega ad altri strumenti che ci permettono di prendere decisioni più importanti. Soprattutto pensate magari al famoso collegamento tra l'attività di marketing e l'attività di vendita che dovrebbe essere sempre più collegata se noi abbiamo uno strumento che ci permette l'integrazione tra il software che viene utilizzato da chi si occupa delle attività di marketing e poi il passaggio del lead che è diventato qualificato a il software che viene utilizzato per chi invece fa le chiamate direttamente o deve presentarsi, quindi un agente qualcuno, ci facilita di molto la soluzione, mentre invece avere piattaforme che prevedono lo sdoppiamento, la triplicazione di strumenti, quindi passa da una parte, poi passa ulteriormente, rischia di diventare molto molto difficile da sopportare. E poi avere tanti, troppi strumenti rischia di essere anche molto dispersivo. Quindi basta che c'è qualcosa che non funziona, devi cambiare 3-4 integrazioni rispetto a averne soltanto una, che però è molto ampia e ci permette di fare molti passaggi dati. Questa è una delle motivazioni forse principali per cui ho scelto ActiveCampaign. Si integra molto bene ed è flessibile da questo punto di vista. Sì, tra l'altro Salesforce è in determinati ambiti anche un competitor di ActiveCampaign, nel senso che a parte i CRM, ActiveCampaign ha il suo, però CRM ragiona, ActiveCampaign ragiona sul fatto non ti piace il nostro CRM o comunque le tue esigenze sono diverse rispetto a quelle che potremmo risolvere noi, usa quello che ti pare, io bene o male mi collego sempre alla peggio tramite Zapier, alla peggissimo tramite API, però in qualche modo tu mi attacchi sempre a qualcos'altro. Tra l'altro su Salesforce, lo segnalo perché ne stai parlando, hanno appena lanciato una nuova integrazione nativa fra ActiveCampaign e Salesforce, quindi hanno appena dai piani, mi pare, professional in su, c'è anche questa possibilità senza passare da Zapier, proprio nativamente, tramite il collegamento di ActiveCampaign, hanno appena lanciato la nuova versione. Però questo è un esempio, però effettivamente eh, il poter collegare lo strumento che più ti è comodo alla tua piattaforma di automation e fa un po'
fa un po' la differenza, quando soprattutto magari crei un'infrastruttura un po' più complessa. Ovvio che se devi mandarti la newsletter settimanale, ogni tanto l'offerta te ne fai magari relativamente anche poco, però quando inizi ad avere una struttura un po' più complessa sicuramente come cosa è utile. E niente, quindi io tornerei alla domanda sulla parte pratica proprio, quindi che cosa ci fai tu con ActiveCampaign, quali flussi, se hai dei flussi particolari che dici guarda ho implementato questo flusso e ho avuto questo risultato, quindi effettivamente è stato un flusso interessante da poter implementare nell'attività di Allora, guarda riferimento. Ecco. Roberto, ti dicevo come prima ho utilizzato l'esempio della Wake All Leads, quindi ritorno su quella. Quella è una strategia che utilizzo molto spesso con dei clienti, proprio perché una delle prime attività che mi viene da fare immediatamente per comprendere tutti gli effetti del database che hanno a disposizione e tutti gli effetti già performante oppure no, è la Wake All Leads. La Wake All Leads, come dicevo, è una strategia volta a permetterci di comprendere se la persona dall'altra parte è ancora disponibile a interagire con noi, perché ricordiamoci sempre che anche se nel nostro database non si tratta di io comunico con una persona, lei deve sentirmi, ma è sempre una relazione, quindi apre, legge, clicca, commenta, mi risponde, quindi in qualche modo devo generare questa tipologia di interazione. Mi serve quindi creare una semplice struttura, sono tendenzialmente 2 o 3 mail a seconda del caso, a seconda del periodo in cui vogliamo portarla avanti. Per esempio, tendenzialmente realizzo una sequenza composta da massimo 3 mail, in cui la prima è una mail proprio volta a permettermi a me di far aprire la prima comunicazione, la seconda invece di far aprire la comunicazione nel caso in cui non hanno visto la precedente, quindi può essere un semplice reminder, basta a volte fare quello che si chiama un cambio oggetto e sommario, perché se non ho aperto quella precedente, allora almeno la rimando per vedere se l'oggetto era qualcosa di discriminante, perché tendenzialmente se io non apro la mail non dipende da chissà qualsiasi cosa se la mail è stata inviata ed è stata ricevuta correttamente da una persona, ma dipende da quanto la riesco a vedere all'interno di tutte le mail che ho ricevuto. La terza mail invece finale, quindi tendenzialmente una mail diversa dalle prime due, è una mail che avvisa il fatto che da questo momento in poi non riceveranno più le nostre comunicazioni. Quindi è un'ultima spiaggia, anche l'oggetto è fatto in modo tale da poter permettere alla persona di comprendere che se sono interessate possono almeno aprire quella mail. Quindi tendenzialmente la prima mail può avere come condizione o l'apertura o il click, quindi aprono la mail e cliccano direttamente. La seconda possiamo anche scegliere di utilizzare come condizione di si è riattivato anche solo l'apertura, quindi in questo modo possiamo verificare se almeno ha avuto l'accortezza di aprire la nostra mail, altrimenti se non ha aperto nessuna delle mail precedenti, di conseguenza neanche cliccato, abbiamo una grande probabilità di poter far sì che questa persona possa essere poi eliminata dal nostro database. Una cosa a cui tengo particolarmente a fare attenzione è che in questa tipologia di flussi non dobbiamo essere troppo frettolosi, perché a volte le mail le riceviamo ma le apriamo dopo una settimana, 10 giorni. Quindi magari mettere alla fine del flusso un timer di 2 settimane, un mese, per far sì che tutte le persone che all'interno di quel periodo non hanno aperto la comunicazione anche in seguito all'invio, quindi immaginiamo non ricevo oggi, apro oggi pomeriggio, ma la riapro tra 28 giorni, per esempio, comunque risulto essere riattivato. Tutte quante le persone quindi che non hanno aperto neanche una mail potranno essere cancellate o potranno essere messe magari in una lista specifica per poter trattare magari un'azione ancora più specifica, un contatto diretto tramite telefono, quindi dipende ovviamente dall'organizzazione. Mentre invece le altre potranno essere considerate riattivate e di conseguenza inseriti nei flussi principali. Tendenzialmente io faccio anche automatizzare questa sequenza, quindi la testo inizialmente per vedere sul database così com'è, come performa, e dopodiché si imposta un'automazione per cui se una persona per 180, 360 giorni, quindi a seconda del periodo che scegliamo, non ha aperto neanche una mail, in automatico parte questa sequenza Wake All Leads. Con un cliente abbiamo fatto un test ultimamente, su 30.000 utenti che lui aveva a disposizione ne abbiamo riattivati il 40%, quindi tutta la restante parte, il 60%, abbiamo scelto di cancellarla. Ci siamo risparmiati sia una buona parte di database, perché questo cliente ha un database circa di 300.000 utenti, quindi era il 10% su cui abbiamo testato questa sequenza e ora lo stiamo testando anche su un'altra percentuale, in questo caso su 100.000 utenti che avevamo ancora a disposizione su cui doverla testare. Però immaginate, io ho testato in piccolo su 30.000 utenti,
ho visto che ha funzionato, quante ne ho riattivati, ora la scalo su una quantità di utenti più ampia e di conseguenza anche le performance sto iniziando a vedere che stanno cambiando. Click-through rate, open rate vengono condizionati da quante persone hanno aperto le mail, le hanno cliccate rispetto a quante ne hanno ricevute. Quindi se riduco il numero di persone che le hanno ricevute su quante hanno interagito, riesco ad avere realmente contezza di quanto sono efficaci le mie comunicazioni, altrimenti il rischio, ripeto, è di fare anche delle modifiche di strategia e non ci siamo resi conto che però abbiamo un database addormentato da un sacco di tempo. Uno dei pregi di questa tecnica è anche quella di diminuire le probabilità che le nostre mail finiscano in spam, perché molti mi dicono, la mail finisce in spam. La mail finisce in spam perché la mandi a 100.000 persone, di cui 60.000 manco la aprono, quindi dall'altra parte invii oggi, invii domani, e il Gmail di turno dice, ok, perfetto, le sue mail non interessano a nessuno. Se invece tu diminuisci la lista, quella più piccola è però molto più responsiva, quindi è più propensa a compiere un'azione, le azioni che compiono vengono lette dal provider come azioni positive, quindi tendenzialmente è meno probabile che finisci in promozioni, in spam o che la tua mail proprio non arrivi. Tra l'altro che noi usiamo questa sequenza di risveglio per i nostri utenti che magari non rispondono entro tot, l'oggetto dell'ultima mail, quello diciamo che deve essere un po' più forte per capire se questi effettivamente sono morti o ci sono ancora, è perché ci odi, e Che è moltissimi rispondono a classica. quella mail così, no, non è che ti odio, è che molti la prendono sul personale ed è anche carina come cosa da vedere e per noi funziona molto bene questa sequenza effettivamente. Sì, sì, è una delle sequenze, ripeto, forse tra quelle iniziali anche più importanti per dire ok, ma stiamo facendo veramente i conti con la realtà, perché molto spesso alcune realtà ci dicono abbiamo 100.000, 200.000, 300.000 utenti, perfetto. Poi ci rendiamo conto che magari ci sono dei placeholder perché magari gli acquisti avvengono direttamente su Amazon, quindi non sono contatti reali, ma placeholder. Quindi, da un certo punto di vista, qual è il problema? Che hai un database di 30.000, 300.000, 500.000 utenti, però poi in realtà quelli con cui puoi comunicare sono 100.000, 50.000. Ovviamente ora sto dicendo numeri alti di Certo. aziende che si possono permettere questi numeri. Stesso discorso si può fare anche con una persona che ha 1.000 utenti. Ho 1.000 utenti sul mio database, però mi rendo conto che effettivamente attivi sono soltanto 500. Non è una pecca, è effettivamente io posso fare business, posso creare valore per queste persone, per questi 500, meglio concentrarmi su quei 500 e costruire a partire da quei 500 reali, piuttosto che poi fare i conti con 1000, ma non ho un riscontro reale di quelle che sono le mie attività. Quindi meglio, diciamo, lavorare in minimalismo, meno ma di maggiore qualità, piuttosto che tanti che però non interagiscono. E quanto tempo ci hai messo a realizzare questa sequenza di risveglio, per avere un'idea a grandi linee? A lanciare o a realizzare a tutti gli A effetti? realizzarla proprio tecnicamente. Cioè io mi Allora, devo mettere lì e farla, quanto ci potrei mettere? considera che ovviamente era un'attività ricompresa in più tattiche, quindi c'era una macro strategia più tante tattiche, questa era una delle tattiche da fare. Calcolando i tempi spannometricamente di questa singola attività, considera che appunto erano 2 mail più un cambio oggetto sommario, quindi il tempo necessario per scrivere 2 mail può essere ormai anche 1 ora, 2 ore se sappiamo cosa scrivere e sappiamo utilizzare ChatGPT. L'attività di implementazione può aver tolto 3 ore in totale, e poi la durata del test è quella che è durata particolarmente di più. È durato il test di un mese perché poi c'erano gli invii fatti nel giorno di partenza, dopo 5 giorni dal primo invio c'è il reminder se non avevano aperto, altrimenti dopo una settimana se non c'era stato ulteriormente altro riscontro e poi bisognava terminare ai 30 giorni, quindi il tempo rimanente era per fare il complemento a 30, quindi circa poi altri 20 giorni di attesa se avessero cliccato o non avessero cliccato. Quindi a tutti gli effetti una Quindi, strategia del diciamo, genere, tecnicamente tu in una giornata hai realizzato assolutamente sì. una sequenza che è stata in grado di recuperare più o meno, se non mi ricordo male, il 40% Sì. degli utenti che prima erano morti. Esattamente, esattamente. 40% di utenti che non sapevamo se fossero vivi o morti. Ci hanno dimostrato che il 40% era vivo. Perfetto. Quindi in un mese totale abbiamo fatto l'attività, però l'implementazione, ovviamente parto dal avere già, tra virgolette, una mia metodologia per affrontare questa situazione, quindi tutta la parte strategica
l'ho già risolta a monte. Magari includendo la parte strategica, ti direi che devi contare almeno, tra virgolette, una settimana in più, perché ti richiede l'analisi del tuo database, qual è la situazione, quali sono le performance attuali, quante persone vogliamo contattare, quale leva vogliamo utilizzare per poter contattare queste persone, per poter considerarle a tutti gli effetti riattivate, perché nel mio caso poteva essere l'apertura, in un caso specifico può essere il click, quindi bisogna deciderla questa cosa. Bisogna poi comprendere quale metriche andiamo a misurare per capire se si sono riattivati oppure no, se il database ha una qualità migliore dopo l'attività oppure no. Quindi quella parte che io ho messo è la parte che tu inizialmente fai per dire ok, dove mi trovo? E alla fine dell'attività, quindi scaduti i 30 giorni, dove mi trovo in questo momento che ho terminato? Quindi c'è sempre un da dove parto, dove sono arrivato. Quindi sicuramente un'altra settimana circa la inserirei come tempistica, però di implementazione e realizzazione del necessario per poter fare la strategia, per concretizzare la strategia, veramente molto, molto poco. Una giornata, secondo me, basta. Con gli strumenti che abbiamo a disposizione, basta e avanza. Ok, ci avviamo verso la fine un po' dell'intervista. Ti faccio due domande, che sono altre due domande di rito che faccio sempre a tutti gli ospiti. Se hai una funzionalità in ActiveCampaign che utilizzi molto spesso, cioè dici quella funzione lì di ActiveCampaign, proprio singola funzione che può essere il goal, l'if else, l'attesa, non lo so, quella funzionalità lì effettivamente la uso spesso perché mi è utile. Il goal a me piace tantissimo, ne stavo discutendo l'altro giorno con un cliente, tra l'altro mi sa che avete cambiato, tra virgolette, nome, ora si chiama Jump2 o qualcosa del genere se non ricordo Sono male. molto irritato da questa scelta di Active Campaign. Tra l'altro sto registrando un corso che verrà pubblicato da ottobre 2025, un corso proprio di Active Campaign anche piuttosto completo, e quindi mi sono trovato questa difficoltà nel dover spiegare i goal perché Ok. hanno rinominato i goal in Jump 2 e a me può anche star bene. Il problema è che dopo hanno introdotto un'altra funzionalità che si chiama goal. Quindi i goal ci sono ancora, ma sono diversi rispetto ai goal di prima, perché i goal di prima si chiamano Jump 2 e mentre i goal di adesso sono una cosa diversa. Quindi la gente tendenzialmente, che non è che Tende a debba seguire per confondere, forza certo. tutte le comunicazioni di Active Campaign, si potrebbe trovare un attimino a non capire cosa sta succedendo. E devo dire che questa cosa mi ha molto irritato, però No, sì, no. eh, Me ne rendo conto anche perché ne stavo discutendo proprio ieri con un cliente da questo punto di vista, perché stiamo implementando un flusso. La funzione del goal jump to, diciamo così, ci è molto utile perché in molti flussi cosa succede? Quando mandiamo delle comunicazioni, se verifichiamo che si è appunto andata a concretizzare una condizione, piuttosto che far fare tutto quanto il flusso, facciamo jump to e arriva da un'altra parte. Quindi questa cosa ci aiuta anche a livello terminologico, come vedi, ha raggiunto quel goal o jump to. Mentre invece in altri software questa possibilità non c'è, quindi io devo creare la stessa ramificazione diverse volte per poter ottenere lo stesso risultato, soprattutto su quei software di marketing automation o email marketing, io li chiamo email marketing con una spiccata dote di automation, diciamo così, dove purtroppo questa funzionalità non c'è. Quindi quella è veramente una di quelle che ti semplifica perché sai che nel momento in cui è successa quella cosa devi soltanto ricondurlo nella stessa parte, non devi ricreare più volte, perché il problema poi è quello. Il disegno del flusso è la rappresentazione sul software di marketing automation. Se non è un sistema in qualche modo che ti permette di vedere bene qual è l'esito, devi essere tu ad adattarti allo strumento, mentre per me rimane sempre il fatto che lo strumento dovrebbe adattarsi il più possibile ovviamente alla necessità anche logica da parte di chi pensa alla strategia. sì. Tra l'altro, Jump2 per chi non lo conoscesse, perché lo diamo per scontato, effettivamente magari non lo è. Jump2 è il vecchio goal, diciamo, è una funzione di Active Campaign che ti permette di saltare in un punto specifico di un flusso di un'automazione quando delle regole che tu hai impostato vengono definite. Quindi se hai un'automazione che manda 25 mail per cercare di vendere un prodotto, quindi magari ti spiega la storia, come utilizzarlo, eccetera, eccetera, ma se dopo la seconda mail l'utente l'ha comprato, magari a quel punto non gli fai leggere le altre 23 mail, ma lo mandi direttamente
al ringraziamento e poi fai fare magari altri flussi. Questo è un esempio, si usa in diversi ambiti. Tra l'altro mi aspetto anche un rename in italiano non viene più in mente, un cambiamento di nome perché hanno anche avuto la brutta idea, perché noi lo stiamo chiamando Jump2, però in verità T-Campaign l'ha chiamato Vaia e c'è già una funzionalità di T-Campaign che si chiama Vaia. Quindi Che abbiamo il sinonimi Vaia non che fa una sono cosa, il allora. Vaia che fa un'altra cosa che si chiamava Goal, però adesso c'è ancora un Goal che però ha una funzionalità diversa rispetto al vecchio Goal. Cioè, quando la gente si impegna con le traduzioni riesce a fare di quelle cose Roberto, mi auguro che molto. nel tuo corso sia tutto spiegato per filo e per segno, così C'è una uno. lezione specifica dove spiegare tutto questo a Ambaradam, che spero di cancellare molto velocemente, nella speranza che a TKP rinomini le cose in maniera un po' più sensata. Comunque l'ho segnalato da TKP in America e l'idea è che andranno a rinominarlo in maniera un po' più sensata. Però sì, c'è questa dinamica, purtroppo ogni tanto le traduzioni lasciano un po' Da a desiderare. desiderare. E invece, quali strumenti o qual è lo strumento che più utilizzi insieme ad AtTic-Campaign? Cioè quello strumento che tu colleghi con AtTic-Campaign e dici io faccio questo collegamento perché mi è molto utile. Un esempio, di quelli che uso molto spesso io è il collegamento con Google Sheets, in maniera che i dati, quando il contatto arriva in un punto dell'automazione, i dati vengano caricati all'interno di un Google Sheets che poi viene usato per fare altri ragionamenti. Allora, guarda, al momento più che quello che utilizzo più spesso, quello più importante, come dicevo, è lo Zapier che utilizziamo per fare i passaggi con Salesforce, perché poi abbiamo realizzato una dashboard molto specifica che ci permette di vedere tutti quanti i flussi. Quindi ehm, posso citare l'integrazione con Google Sheets, posso citare l'integrazione che abbiamo anche, che avete anche con Calendly. Quindi in realtà ci sono tantissimi strumenti che si possono utilizzare e sono quelli che diciamo utilizzo maggiormente. Però quella che mi rendo conto sta creando più impatto è questa con un software che poi ti permette a tutti gli effetti di visualizzare anche bene i dati, perché mi rendo conto che nella visualizzazione delle informazioni da ActiveCampaign mi è facile andare a reperire, però per me che sono una persona prettamente visuale, avere poi una videata con i grafici, eccetera, mi aiuta molto di più a vedere dei pattern che altrimenti dovrendo prendermi i dati e riportarmeli in qualche modo sarebbe più complicato. Quindi per diciamo, scelta di cuore dico questa integrazione con Salesforce. Ok, e Zapier, per chi non lo conoscesse, visto che l'abbiamo citato più volte, è un sistema di connettori che ti permette di collegare fra di loro più servizi che magari non hanno un collegamento nativo. C'è Zapier, c'è Make, N8N, ognuno ha una dinamica, un pricing e anche dei piani gratuiti, e quindi sono molto comodi nel momento in cui magari non c'è il connettore nativo fra Campaign e un'applicazione, però magari puoi connetterle comunque lo stesso fra di loro tramite uno di questi sistemi come Zapier, che è uno probabilmente il più famoso, se non uno dei più famosi. Noi ci avviciniamo alla chiusura. Io so che per settembre hai in programma, insieme a Marketing Automation Academy, che è l'attività che hai citato inizialmente, un roadshow. Magari per chi è interessato, se vuoi dare qualche input e spiegare di cosa si tratta, che cosa farete, e come è più o meno organizzato, penso possa essere una cosa carina. Chi deve partecipare, a chi potrebbe essere interessato a questo roadshow? Allora, grazie mille per la citazione Roberto, perché il 23, 24 e 25 settembre a Napoli, Roma e Milano, con la Marketing Automation Academy, che è un'academy prettamente digitale, stiamo organizzando appunto un live roadshow. Quindi sono tre appuntamenti in queste tre città italiane dove dal vivo, quindi faremo un workshop dal vivo pratico per 3 ore in cui andremo a comprendere non soltanto gli elementi principali a livello di marketing automation e diciamo omnichannel marketing, quindi come poter trasformare l'esperienza del cliente in un'esperienza fluida a tutti gli effetti, ma non ci focalizzeremo sulla teoria perché nella Marketing Automation Academy non siamo molto teorici, ma siamo molto pratici, quindi andremo a fare questo workshop di 3 ore in cui vi porteremo a presentarci quelle che sono delle vostre problematiche specifiche e in quelle 3 ore, insieme a me, a Paolo Confortini, che è il fondatore della Marketing Automation Academy, andremo insieme a trovare delle soluzioni in modo tale che così il giorno dopo, alla settimana successiva che ritornate in ufficio, lavoro o vi mettete alla vostra scrivania, abbiate il necessario per poter trasformare la parte strategica
in qualcosa di pratico, quindi in qualcosa che potete immediatamente implementare e vi possa portare vantaggio. Al momento è ancora in early bird, quindi al momento è ancora un prezzo, il biglietto di 57 euro. Da fine agosto passerà a 149, però abbiamo anche altre date che stanno andando pian piano in corso. Abbiamo in sviluppo anche la data di Torino, quindi abbiamo la volontà anche di farne altre nel corso del tempo. Quindi a prescindere, la lascio come informazione, potete trovare le informazioni su marketingautomation.academy/roadshow, oppure direttamente se scrivete a me su LinkedIn o cercate anche su LinkedIn la Marketing Automation Academy, tranquillamente vi rispondiamo, abbiamo tutte quante le informazioni che volete. Per chi è, diciamo, destinato a questa tipologia di attività, non è un corso di formazione, quindi magari freelancer, professionisti che vogliono formarsi da questo punto di vista potrebbe non essere il punto migliore per loro, quindi in quel caso consiglio la Marketing Automation Academy dove abbiamo tanti corsi gratuiti a pagamento su questi temi, mentre invece lo consiglio per chi magari manager, imprenditore, CRM specialist, chiunque abbia a che fare attualmente con queste tipologie di attività, abbia un problema, tra virgolette, impellente da risolvere grazie appunto all'utilizzo della marketing automation e nella creazione di un'esperienza omnicanale per i propri clienti. Di conseguenza, questi 3 ore insieme ci permetteranno di, uno, creare qualcosa di concreto e pratico da poter portare a casa, due, poi rimaniamo anche a farci un aperitivo, così possiamo andare anche nello specifico ancora di più se qualcuno ha qualche problema che per un motivo X non vuole presentare troppo ad alta voce o qualche accorgimento maggiore, quindi su quello diciamo che ci piace essere seri ma non seriosi, seri in quello che facciamo, però anche abbastanza informali nel modo in cui ci poniamo, un po' come diciamo, la chiacchierata che abbiamo fatto oggi con Roberto. Sì, io lascerò comunque in descrizione a questa intervista tutti i vari link. Lascerò anche il link ai tuoi profili personali dove ti possono contattare. LinkedIn, mi pare di aver capito come canale Sì, principale. LinkedIn è diciamo, il canale professionale principale, c'è sempre Instagram, però Instagram lo lascio più per l'attività diciamo, personale, per un po' dietro le quinte, diciamo così, altrimenti sul mio sito davideangiulli.com ci sono tutti i riferimenti, sia ai progetti che seguo, sia l'attività che in generale faccio. Se vogliamo prenderci un caffè digitale per parlare di qualcosa che avete voglia di affrontare, di risolvere, sono a disposizione. Ok, io lascio tutto in descrizione così è facilmente raggiungibile e non Perfetto. c'è pericolo di sbagliare. Bene, siamo ormai alla fine. Io vi ringrazio per aver seguito questa intervista. Spero che ci siano stati diversi spunti. Io ho trovato diversi spunti interessanti, sia dal punto di vista della metodologia, sia dal punto di vista proprio tecnico di cosa potrei fare per avere un input in più per il mio business. Quindi abbiamo parlato molto della sequenza di risveglio come tecnica, come approccio per riuscire a pulire la propria lista e a risvegliare un po' gli utenti dormienti. Vi do appuntamento alla prossima intervista. Come sapete, in questo momento stiamo lanciando tutta una serie di interviste a professionisti e attività che utilizzano la marketing automation per lavorare, con l'idea di dare una serie di spunti utili per approcciarsi, per chi non l'ha ancora fatto, a questa metodologia di lavoro, oppure per chi già lo sta facendo per avere qualche altro spunto di utilizzo o cose a cui non si è pensati, non si era ancora pensato. Quindi vi ringrazio per averci seguito fino a qui e vi auguro una buona giornata. Ciao a tutti, grazie Roberto.